Correva l'anno 1997, avevo il mio Sega Mega Drive 2 e un Game Boy Pocket nuovo fiammante, il cui modello era uscito solo qualche anno prima. Ogni tanto mi capitava di ritrovarmi tra le mani qualche rivista di videogiochi e all'epoca uscì per PlayStation uno dei migliori giochi della storia, Final Fantasy VII. Oggi ti consiglio il remake. Il gioco originale lo hanno diviso in tre parti, per ora sono uscite le prime due, Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth. Premessa: non sono un fan dei remake per vari motivi. Non mi piacciono le operazioni commerciali, il mungere la vacca. Riproporre titoli vecchi spesso è solo questo, cioè un low effort, un riscaldare la minestra, un svecchiare un po' la grafica e via, sfruttare l'effetto nostalgia, ovvero il desiderio che abbiamo di riprovare quelle emozioni, quelle sensazioni che ci hanno fatto stare bene in precedenza. Un altro motivo è che tendenzialmente temo l'effetto trend che il remake tende a lanciare, ovvero tutti iniziano a riproporre i loro cavalli di battaglia e ci ritroviamo catapultati indietro di 20 anni. Ora, per qualcuno che all'epoca non li aveva fatti ci può stare, ma c'è tutta un'altra fetta di videogiocatori tipo me che li hai già fatti una volta e quindi non ti vuoi di nuovo ritrovare indietro di 20 anni fa, no? Vuoi rifare cose nuove, andare avanti. Detto tutto questo, Final Fantasy VII te lo consiglio comunque perché questo remake l'hanno fatto bene, è veramente fatto bene. Uno dei motivi per cui te lo consiglio è il sistema materia, che secondo me è uno dei sistemi meglio riusciti a livello di gameplay, di divertimento, di varietà di gioco, di tutto, di qualsiasi RPG, cioè è uno dei meglio venuti. Se non lo conosci, in pratica hai degli slot, le armi dei personaggi, gli equipaggiamenti dei personaggi hanno degli slot che possono essere riempiti con delle sfere colorate, delle biglie colorate che trovi in giro per il mondo. Ci sono vari tipi di queste sfere, alcuni ci daranno degli attacchi elementali, fuoco, aria, ghiaccio, terra, eccetera, che andranno a sfruttare le debolezze dei mostri, se ne hanno, in un classico sistema sasso carta forbice. Alcune sfere vi daranno delle strategie difensive, quindi barriere, cure, eccetera. Altre abilità di supporto, tipo appunto la possibilità di analizzare le statistiche dei mostri per usare la cosa più efficace, per la strategia più efficace. Altre sfere ancora, altri tipi aumentano le caratteristiche dei personaggi. Poi ci sono anche quelle materie che linkate ad altre ne modificano gli effetti, quindi ne aumentano l'esperienza che guadagnano, la durata, l'area d'effetto, eccetera, tutte queste cose qui. E tutte queste cose, questi effetti si possono anche combinare tra di loro, dando vita a nuovi effetti ancora. Il tutto è molto intuitivo e abbastanza ben bilanciato. Le possibilità sono infinite, sono esponenziali. Ogni personaggio che controlleremo può, attraverso questo sistema di materia, enfatizzare le proprie caratteristiche oppure modificarle per adattarsi al nostro stile di gioco, a quella che è la nostra strategia di gioco, a quello che ci fa divertire di più. Un po' tipo funzionano un po' come i Lego queste materie, ok? Cioè ci danno i mattoncini e poi noi ci costruiamo e ci divertiamo un po' come ci pare con questi. Una parola sul character design. Tetsuya Nomura ha fatto un capolavoro fuori della storia, uno dei character design più riusciti di sempre. Talmente ben riuscito che questi personaggi sono iconici, cliché ripresi negli anni a seguire. Io ti dico la verità, altri magari la dicono in maniera più velata. Final Fantasy 8 e 9 sono gli stessi personaggi, dai, diciamocelo, sono gli stessi personaggi con qualche variazione.
Questi personaggi di Final Fantasy VII sono talmente iconici che sono diventati parte della cultura pop. Ad ogni fiera del videogioco, ad ogni fiera dei comics, c'è sempre qualcuno che fa cosplay di un Final Fantasy VII, c'è sempre un Cloud, per non parlare di Tifa che è apparsa anche nel Parlamento italiano. Immersività. Questo remake rende abbastanza bene le atmosfere dell'originale, ripercorrendo abbastanza fedelmente la storia. Storia molto ispirata, parlava di ambientalismo nel 1997, cioè siamo più vicini al 2050 che al 1997, ma ancora i temi sono attuali. La storia ha un senso di contemporaneo, non è invecchiata male come altre. Il gameplay è cambiato abbastanza rispetto all'originale, passando da un classico sistema a turni ad un sistema che definirei pausable real time, cioè quello che caratterizza i Final Fantasy moderni tipo il 15, ovvero un action in cui tu puoi mettere in pausa, cioè rallentare il tempo talmente tanto che di fatto è una pausa in cui dai degli ordini e gestisci la strategia dei vari personaggi. Ora, questa cosa, cioè questo cambio di gameplay, credevo mi avesse dato più fastidio perché sono un grande fan dei turni e li ho sempre sostenuti e perché se fatti bene, come Expedition 33, grazie, sono molto dinamici e aggiungono una gran bella dose di strategia. Alla fine comunque non mi ha dato così fastidio questo nuovo sistema action. Altra cosa cambiata soprattutto in Rebirth, che è la seconda parte di questi remake del Final Fantasy VII, ed è quello più recente, è una parte più importante di open world introdotta, cioè hanno aggiunto delle zone tipo open world. Una cosa che posso appuntare è che diverse scelte fatte come questa qui degli open world eh, le potrei riassumere in, secondo me, hanno avuto poco coraggio, ovvero hanno abbandonato il commitment originale per strizzare l'occhio alla modernità, che secondo me con i tempi di sviluppo di un gioco moderno del calibro di questi remake qui, non dico che è una cagata pazzesca, ma non è forse proprio il massimo. Nel mentre che vuoi fare il moderno perché dici che i turni sono vecchi e legnosi, ti esce un Expedition 33 e che fai? Anche l'open world, alla fine, se posso dire, lo dico perché tanto sono così, io lo trovo già vecchio. A me l'open world mi sa già di farraginoso. Avrei preferito rimanere sul tracciato con qualche variazione minore, perché secondo me questa cosa degli open world allunga la broda e basta. Nelle varie mappe ci sono queste ripetitive da fare, ad esempio ci sono da attivare dei fari per eliminare la Fog of War e ci sono dei minigiochi. La prima mappa è così, la seconda mappa è così, la terza mappa è così, ecco, a un certo punto, arrivata alla fine, mi è sembrato che sto brodino fosse un po' troppo diluito. Avrei preferito un pochino di meno, cioè uno di quei casi in cui less is more. Avrei preferito meno cose, un pochino più fedele all'originale, ma tutto sommato va bene così. È un gioco divertente, ti ridà le stesse vibes dell'originale. Ecco, se posso dire, se posso consigliarti, magari cerca un bundle in cui trovi, c'è il Final Fantasy VII Remake, una specie di DLC e il Rebirth, che è la seconda parte del remake. I nomi non mi piace come li hanno messi, comunque ti consiglio un bundle che racchiuda tutto, che magari risparmi qualcosa, perché sennò inizia ad essere una bella spesa comprarsi tutti questi, entrambi questi remake. E aspettiamo il terzo.
Come al solito fammi sapere cosa ne pensi, se ti sono stato di aiuto e a salut!